Quando conviene attivarti sulla Security SAP? L'allarme di casa o altri sistemi di anti-intrusione li installi dopo che la tua casa è stata svaligiata oppure prima. È comune pensare che solo dopo aver subito un danno l'attenzione su quelle determinate tematiche sia all'improvviso massima. Non serve avere un budget milionario per capire in che stato si trova il proprio sistema SAP dal punto di vista della security. Conoscere lo stato di salute del sistema dal punto di vista security serve per prendere atto, magari senza svolgere azioni, oppure per attivarsi apportando dei rimedi. Oggi assieme vediamo come funziona un servizio di audit Security SAP. Ciao, sono Andrea e oggi scopriamo insieme a cosa serve un servizio di audit Security SAP e come avviene. Ma a cosa serve? Ti permette di capire il tuo livello di maturità nella gestione della Security SAP da diversi punti di vista, ad esempio la gestione delle utenze, la gestione dei ruoli autorizzativi SAP, i processi di governance, la sicurezza infrastrutturale, la gestione della segregation of duties per utenti IT e anche per gli utenti di business. Ognuna delle aree chiaramente ha delle ulteriori declinazioni, sono quasi 200 possibili le aree di ricerca delle anomalie. Ognuna di queste può essere declinata su ogni sistema SAP, su delle verticalizzazioni specifiche, sui sistemi per la gestione del personale HR o HCM, oppure sui sistemi per la gestione dei clienti CRM, SAP Fiori o S4HANA. Ma come funziona? Verifica preliminare e dei sistemi in scope, identificazione del servizio corretto. Spesso non è chiara la differenza tra audit applicativa, analisi di sicurezza del codice, vulnerability e penetration test. Installazione di estrattori che permettono di scaricare dati utili e verificare lo stato del sistema. Non è sempre necessario installare un estrattore nel sistema, lo scarico può avvenire anche via RFC, ovvero senza dover installare nulla a sistema. In questo caso vengono sempre forniti i dettagli di cosa viene scaricato, nel senso di quali tabelle e quali campi. L'analisi può essere fatta anche sui sistemi non produttivi, nel caso in cui siano perfettamente allineati al sistema produttivo. Elaborazione in remoto. Non è richiesto un supporto locale del cliente durante l'estrazione dei dati o ulteriori informazioni. Una volta acquisite le informazioni estratte, tutte le elaborazioni possono essere effettuate da remoto, nel giro di qualche giorno lavorativo. Presentazione dei risultati, con valutazione e piano di rimedio. Questa è evidentemente la parte principale delle attività. Una volta effettuata tutta l'elaborazione, sono presentati i risultati attraverso un set di schede. Ogni scheda mostra cosa si è andati a verificare, come dovrebbe essere la situazione ideale e lo stato attuale, ovvero cosa è stato trovato a sistema. Infine, le azioni per sistemare, se necessario, l'anomalia rilevata. Non è sempre necessario svolgere delle attività. In alcuni casi l'attività potrebbe essere semplicemente l'attivazione di un certo meccanismo di logging, oppure l'avvio di un progetto specifico per risolvere una determinata problematica emersa. La valutazione presente in ogni scheda permette inoltre di andare a definire delle priorità di intervento. Ad esempio, sistemazione di problematiche ad alto rischio, ma con basso impatto sulla operatività. Il supporto potrebbe non terminare con l'audit. A volte questa attività comporta una serie di attività a cascata, remediation plan, che devono essere gestite. Valuta questo aspetto nell'ottica di portare avanti eventuali attività di bonifica. Spero di esserti stato utile. Ricordati di iscriverti al canale se ancora non l'hai fatto, seguici anche su LinkedIn, visita ed iscriviti al nostro blog www.aglea.com/blog se vuoi ricevere aggiornamenti periodici. Contattaci se vuoi scoprire come migliorare la sicurezza dei tuoi sistemi SAP. A presto, ciao!